Buongiorno a tutti, sono Alfred73, benvenuti sul mio canale. Oggi condivido con voi la realizzazione di questo alimentatore variabile con tensione che va da 0 a 18.5 volt e corrente che arriva fino a 2,5 A. Questo alimentatore può essere utilizzato nell'ambito del nostro laboratorio per piccole riparazioni o per alimentare dispositivi funzionanti a tensioni disparate. Primo ingrediente innanzitutto è un alimentatore da 19 volt preso magari da un vecchio laptop non più utilizzato. Questo tipo di alimentatori hanno un ingresso della 220 e un'uscita a 19 volt e una corrente di solito che si aggira intorno ai 3, 4, anche 5 ampere. Per favorire la dissipazione vado a rimuovere il suo involucro e a tirare fuori l'alimentatore vero e proprio. Armati di pazienza, una volta aperta la confezione, dovremo procurarci questo modulo XL4015. Trattasi di uno step down converter, trasforma la tensione in ingresso massima di 32 volt in una tensione variabile in uscita che può andare da 1,2 a 30 volt a seconda dell'impostazione dei due trimmer posti nella parte superiore che servono per regolare appunto la tensione e la corrente massima. È presente anche un LED di segnalazione di cortocircuito in alto e due LED in basso, uno di superamento della soglia impostata, l'altro per il power on. Vediamo in dettaglio come funziona questo modulo attraverso il suo schema elettrico. Partendo dall'alto a sinistra, la tensione di ingresso viene applicata ad un integrato XL4015. Si tratta di un integrato step-down converter che genera una oscillazione switching sulla sua uscita. L'ampiezza di queste oscillazioni dipende dalla tensione presente sul piedino FB, feedback. Questo piedino comanda la tensione oscillante in uscita che viene raddrizzata e livellata dalla rete D1, L1 e C1 e C2. Maggiore sarà la tensione sul piedino feedback, minore la tensione in uscita. Tensione regolata dal trimmer R2 da 10 kΩ. Il pin di feedback viene anche utilizzato per regolare la corrente. Attraverso un diodo LED questo pin è collegato anche all'uscita di un amplificatore operazionale IC1A che serve a regolare la corrente. Il piedino 3, cosiddetto piedino non invertente di questo integrato, è collegato ad una resistenza di shunt e quindi sente la caduta di tensione su questa resistenza in base alla corrente assorbita dal carico. Se questa tensione è superiore a quella impostata al piedino 2, piedino invertente, l'uscita di questo operazionale sarà a livello logico alto, farà accendere il LED e questa debole tensione rientrerà nel feedback dell'integrato per far abbassare la tensione e quindi la corrente sul carico. L'altro operazionale IC1B è collegato anch'esso alla resistenza di monitoraggio della corrente e serve per far accendere i due LED a seconda della corrente assorbita dal carico. Entrambi questi due operazionali contenuti nel chip LM358 sono alimentati a 5 volt grazie ad uno stabilizzatore di tensione 78L05 che fornisce anche l'alimentazione ad un chip TL431 generatore di tensione programmabile. Quest'ultimo fornisce una tensione stabile e fissa per il trimmer della corrente. Una volta capito il funzionamento del circuito, vediamo nel dettaglio le componenti. Abbiamo la tensione in ingresso, l'integrato 4015 in primo piano, la resistenza di sensing della corrente, i due potenziometri per la regolazione della tensione e della corrente, l'induttanza e il condensatore di filtro, nonché l'integrato operazionale collegato appunto ai LED di segnalazione. In basso quelli legati alla soglia impostata di corrente e in alto quello legato al cortocircuito. La prima cosa che andrò a fare sarà sostituire i due trimmer multigiri con dei potenziometri per la regolazione di volt ed ampere.
A tal fine vado a dissaldare i due trimmer con la tecnica della aggiunta dello stagno per realizzare una massa termica, in modo da dissaldare agevolmente questi due trimmer ponendo semplicemente un contrappeso nella parte sottostante per favorirne la fuoriuscita in sede di fusione dello stagno. Questi due trimmer multigiri sono identici e hanno appunto un valore di 10 kΩ, quindi dovrò sostituirli con dei potenziometri aventi lo stesso valore. Con la pompetta succhiastagno però prima vado a pulire perfettamente le piazzole per potervi inserire i nuovi cavi dei potenziometri che vado a trattare con del flussante prima di saldarli ai rispettivi pin di collegamento. Questi potenziometri sono disponibili su Amazon in kit con diversi valori e sono comprensivi delle rispettive manopole di comando. Vi ricordo che tutti i materiali e gli strumenti utilizzati nei miei video sono disponibili in descrizione. Una volta che avrò collegato entrambi i potenziometri al mio circuito stampato, sono pronto per iniziare ad effettuare un piccolo collaudo di questa scheda. Per testare questa scheda vado ad alimentarla in ingresso con un alimentatore variabile per verificare la funzionalità e il corretto collegamento dei potenziometri. Con una tensione di 14 volt, ad esempio, abbiamo in uscita circa 1,25 volt, che è la tensione minima possibile. E pur variando la tensione in ingresso fino a 19 volt, vedete che la tensione in uscita si mantiene comunque stabile sugli 1,25 volt. Andando a ruotare il potenziometro possiamo modificare questa tensione in uscita fino a raggiungere la tensione massima, cioè di 18,5 volt. Quindi il potenziometro della tensione funziona correttamente. Per testare il potenziometro della corrente dobbiamo cortocircuitare l'uscita di questa scheda e osservare la corrente assorbita dal mio alimentatore variabile. Variando il potenziometro varierà anche la corrente fornita dal mio alimentatore a questa scheda, pur essendo posta in cortocircuito all'uscita, per cui abbiamo una tensione di 0 volt. Quindi anche il potenziometro della corrente funziona correttamente. Da notare i LED di cortocircuito e di sovracorrente accesi. Giunti a questo punto andiamo a realizzare l'involucro esterno che conterrà il nostro alimentatore variabile. Mi procuro questa scatola di derivazione da parete, misure 150 x 110 x 70 mm, grado di protezione da polvere e acqua IP56. Questa scatola viene venduta con le sue viti di chiusura del coperchio, è molto pratica, dispone delle slitte per il fissaggio dei componenti al suo interno. Dopo aver provato la disposizione del componente più grande, l'alimentatore, vado ad effettuare un foro per l'ingresso della 220. Vado a fissare il cavo della 220 all'interno con della colla a caldo per evitare fuoriuscite. A questo cavo è collegato un interruttore esterno che servirà per accendere e spegnere l'alimentatore. Per collegare l'ingresso della 220 del mio alimentatore al cavo vado ad utilizzare dei pratici morsetti a molla che mi consentiranno in qualsiasi momento di staccare il componente. Successivamente collego l'uscita da 18,5 volt del mio alimentatore all'ingresso della scheda di regolazione. Vado a fissare la scheda di regolazione con due viti ai binari presenti all'interno della scatola. La stessa cosa faccio per l'alimentatore fissandolo anch'esso ai due binari. A questo punto manca soltanto il collegamento agli elementi di visualizzazione e ai comandi presenti sul pannello frontale che devo andare a realizzare. Lo schema dei collegamenti prevede un voltamperometro digitale alimentato a 5 volt con una tensione prelevata direttamente dal convertitore, un amperometro analogico,
un interruttore di accensione e spegnimento posto in uscita, un LED verde di segnalazione di tensione in uscita e il LED rosso di cortocircuito. Anzitutto occupiamoci dell'amperometro analogico. Trovo nel mio cassetto un vecchio amperometro che voglio utilizzare. Tuttavia voglio ridefinire la scala massima a 2,5 A. Il procedimento di adattamento di un amperometro è stato oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere qui in alto. Un amperometro analogico non è altro che un voltometro che misura la piccolissima caduta di tensione presente su una resistenza di shunt, una resistenza di bassissimo valore fatta apposta per misurare la corrente. Caduta di tensione che è proporzionale alla corrente assorbita dal carico. Esistono fondamentalmente due tipi di amperometro. Il primo con shunt integrato all'interno. In pratica nel retro dello strumento è presente una resistenza di shunt di bassissimo valore realizzata in questo materiale cosiddetta costantana, utilizzata proprio per realizzare queste resistenze di shunt. Esistono poi degli amperometri che non hanno lo shunt incorporato, ma questo deve essere inserito, aggiunto all'esterno. Ed è quello che farò proprio io nel mio caso, cioè prenderò un qualunque amperometro per qualsiasi valore di corrente, di solito anche milliampere o microampere, e lo andrò ad adattare alla nuova scala inserendo una corretta resistenza di shunt. Per verificare che lo strumento non abbia già lo shunt al suo interno, basterà misurare la resistenza sulla portata più bassa. Qualsiasi resistenza superiore a 2-3 ohm indica la non presenza dello shunt nello strumento. Vediamo come procedere a ridefinire questo amperometro per i 2,5 A massimi. Pannelli senza shunt hanno di solito una caduta di tensione necessaria per far spostare la lancetta al fondoscala di qualche centinaio di millivolt, nel mio caso 75 millivolt. Quindi alla corrente massima di 2,5 A la mia resistenza di shunt dovrà introdurre una caduta di tensione proprio di 75 millivolt. Quindi il valore della resistenza di shunt è dato da 75 mV diviso 2,5 A ed è pari a 0,03 ohm. In presenza della corrente massima, lo strumento assorbirà una corrente per spostare la lancetta di circa 5 mA. Quindi sappiamo che dobbiamo procurarci una resistenza da 0,03 ohm. A questo punto vado a modificare la lettura della scala per inserire come massimo valore i 2,5 A. Appare evidente che con uno shunt esterno possiamo modificare qualsiasi amperometro analogico per adattarlo al fondo scala della corrente che ci necessita per il nostro specifico progetto. Per ospitare lo shunt e il circuito di calibrazione vado a porre ai pin dello strumento dei connettori di collegamento ad un circuito 1000 fori sul quale metterò sia lo shunt che il trimmer di calibrazione. Una volta saldati il pin positivo e negativo del nostro amperometro, vado a saldare il trimmer necessario alla calibrazione secondo il seguente schema elettrico. Essendo la corrente necessaria allo strumento molto più bassa di quella che attraversa lo shunt, non ci sarà alcun bisogno di adattamenti di impedenza. Per realizzare la vera e propria resistenza di shunt a questo punto, non avendo della costantana, utilizzo del comunissimo filo di ferro, in particolare 1 metro di filo di ferro del diametro di 1 millimetro quadrato ha una resistività di 0,13 rispetto allo stesso filo di costantana che ha una resistività pari a 0,49 ohm. Pertanto, per ottenere uno shunt da 0,03 ohm, mi occorrerà uno spezzone di filo di ferro lungo all'incirca 20 cm. Questo spezzone di filo di ferro
isolato e avvolto a mo' di bobina per risparmiare spazio, sarà saldato in parallelo al trimmer di calibrazione, cosa che permette di aggiustare eventuali errori nella lunghezza del filo. Non ci rimane che collegare i fili di ingresso e di uscita rispettando il positivo e il negativo dello strumento. A questo punto il nostro amperometro è terminato, possiamo andare ad effettuare la calibrazione dello strumento sulla base del nostro fondoscala di 2,5 A. Andiamo a prendere una resistenza da 22 ohm 11 watt come questa che vedete e colleghiamola in uscita al nostro alimentatore variabile settato sui 12 volt con in serie ovviamente il nostro amperometro da calibrare. Andiamo a settare una corrente di uscita di 0,5 A e a girare di conseguenza il trimmer fino a leggere lo stesso valore sullo strumento. Una volta effettuata la calibrazione con micromovimenti del trimmer, il nostro amperometro analogico sarà perfettamente calibrato sulla corrente che scorre attraverso i suoi capi. Vedete, anche variando la tensione del nostro alimentatore leggeremo sulla scala dello strumento la stessa identica corrente digitale. La corrente assorbita dallo strumento e la corrente di shunt sono infatti proporzionali tra loro. A questo punto il nostro amperometro analogico è stato ridefinito nel fondoscala e ricalibrato, è pronto per il suo utilizzo nel nostro alimentatore. Per concludere, che si tratti di un amperometro come questo con shunt interno o il mio con shunt esterno, vi ricordo che è possibile effettuare la calibrazione dello zero agendo sulla vite centrale. Bene, a questo punto vado avanti e vado ad effettuare i fori per i miei strumenti di visualizzazione sulla plastica frontale del mio alimentatore. Dopo aver segnato sommariamente i fori dei comandi e dei strumenti di visualizzazione, andiamo ad effettuare i fori per gli interruttori e per i LED di segnalazione, prima con una semplice punta del trapano del 4 mm e poi con una fresa per realizzare la sfasatura necessaria agli interruttori e ai LED. Con il mio saldatore con punta a taglio vado a fondere la plastica per riproporre la sagoma del pannello digitale che andrò ad inserire in questa posizione. A questo punto il mio pannello frontale è quasi pronto, non mi rimane che rifinire con un cutter tutte le sbavature della plastica fusa e sono pronto per inserire i due pannelli di visualizzazione, il pannello voltamperometro digitale e il pannello analogico amperometro. Per fissare questi due pannelli dall'altro lato utilizzerò semplicemente della colla a caldo. Bene, fatto questo è il momento di occuparci del voltamperometro digitale e del suo collegamento al nostro circuito. Generalmente dietro questi voltamperometri a LED troviamo due cavi più grandi per misurare la corrente collegati ad una resistenza di shunt, due cavi rosso e nero più piccoli di alimentazione e il cavo giallo per misurare la tensione. Le configurazioni possibili sono quella di sinistra, ovvero tensione di alimentazione del modulo a LED prelevata direttamente dalla tensione che si intende misurare, oppure quella a destra con tensione di alimentazione autonoma per il pannello a LED. Nel mio caso, per garantire la visualizzazione del pannello anche con una bassissima tensione di 1,25 volt,
ho deciso di alimentare questo modulo voltamperometro prelevando la tensione dei 5 volt dello stabilizzatore 78L05 contenuto all'interno del controller. Se avessi prelevato la tensione di alimentazione direttamente all'uscita, la visualizzazione si sarebbe interrotta più o meno al di sotto dei 3-4 volt. Non potendo accedere direttamente al 78L05, ho saldato un connettore positivo direttamente al pedino più dell'amplificatore operazionale LM358. Inoltre ho saldato un LED in parallelo al LED già presente sulla scheda che segnala il cortocircuito sul pannello frontale. A questo punto vado ad inserire sul pannello frontale anche l'interruttore di collegamento all'uscita esterna dell'alimentatore e a questo interruttore sarà anche collegato un LED di segnalazione di presenza di tensione sulle uscite provvisto di una resistenza da 1 kΩ per funzionare anche fino a 19 volt senza bruciarsi. Vado ad isolare il LED con della guaina termorestringente e posso inserirlo agevolmente sul pannello frontale con della colla a caldo. Avendo intenzione di utilizzare questo alimentatore per caricare delle batterie al litio, al posto delle classiche boccole di uscita rossa e nera per l'alimentazione esterna, vado ad utilizzare un cavo provvisto di un connettore jack, il cui positivo sarà collegato all'interruttore di online e ovviamente dall'altro capo anche al voltometro. Una volta effettuati tutti questi collegamenti e una volta che avremo fissato i potenziometri con i loro rispettivi dati al pannello frontale, il nostro alimentatore è pronto per entrare in funzione e quindi possiamo richiudere il tutto. Prima però è sempre opportuno ricontrollare accuratamente tutti i collegamenti per evitare eventuali cortocircuiti. Bene amici, il mio alimentatore è pronto, non rimane che accenderlo e cominciare a valutarne le caratteristiche. A tal proposito vado a collegare sulla sua uscita una lampadina da automobile da 12 volt 21 watt di potenza. Partiamo da una tensione di 2,7 volt, accendendo la lampadina abbiamo una corrente di circa 0,92 A con una debole luminosità e salendo in tensione vedremo anche salire la corrente anche sul pannello amperometro analogico, il LED verde che diventa più brillante fino ad arrivare per esempio a 12 volt con 2 A di assorbimento. Nel caso vogliate utilizzare questo alimentatore con una corrente maggiore, vi consiglio di applicare una ventola di raffreddamento. Andando a limitare la corrente con il relativo potenziometro, vedete che il LED rosso si accende perché abbiamo superato la corrente massima consentita dal potenziometro e la luminosità della lampadina è conseguentemente ridotta in base alla corrente massima che andiamo a impostare per questo carico. A questo punto, dopo varie prove, posso dire che il mio alimentatore da laboratorio fai da te funziona correttamente sia per la regolazione in tensione che per la regolazione in corrente. In un prossimo video vedremo come utilizzare questo alimentatore per caricare un pacco batteria al litio impostando la corretta tensione e corrente di caricamento. Per il momento vi ringrazio per la visione, se il video vi è piaciuto come al solito vi invito a mettere like e iscrivervi al canale e come sempre vi do appuntamento alla prossima volta e auguro un buon Natale 2022 a tutti.